Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi si torna a parlare di mercato dell'arte e in particolare cercherò di rispondere a una delle domande più diffuse nell'arte contemporanea. Che cos'è l'autentica di un'opera d'arte? Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché è così importante. E se non volete perdervi altri video specifici sul mercato, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Molti amici collezionisti si ritrovano a comprare opere in fiera, in galleria o in asta o addirittura direttamente dagli artisti e a dover richiedere personalmente la creazione di questo documento. Quindi cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta esattamente e perché è importante possederlo insieme all'opera come se ne fosse parte integrante. Lo scopo principale dell'autentica è quello di garantire che l'opera sia originale. Un pezzo unico eseguito dall'artista che l'ha firmato. Avendo lavorato per molti anni in un archivio d'artista, direi che insieme alla collaborazione con i musei nell'organizzazione delle mostre, sicuramente una delle attività principali era anche quella dell'identificazione dei falsi e dell'emissione di autentiche e certificati di archiviazione. Infatti, nel caso in cui l'opera acquistata sia stata realizzata da un artista vivente, è indispensabile farsi fare l'autentica dallo stesso artista. Oppure si può chiedere alla galleria dalla quale è stata comprata di fare da intermediario fra i due. Ma in questo caso l'autentica deve essere comunque assolutamente firmata dall'artista che l'ha realizzato, che ha realizzato l'opera. Nel caso in cui l'opera non abbia un'autentica originale e l'artista non sia più in vita ma si è certi dell'originalità, allora bisogna rivolgersi ad un esperto, la cui competenza viene solitamente riconosciuta dagli eredi dell'artista. Questo è il caso ad esempio delle opere regalate, ereditate o acquistate da artisti che appunto non sono più in vita. Si dovrebbe trattare per ogni artista di una sola autorità, un'autorità riconosciuta a livello nazionale e internazionale, meglio se organizzata in forma di archivio oppure di fondazione o anche di galleria d'arte, ma che deve essere autorizzata ad emettere l'expertise ufficiale sull'originalità dell'opera. In molti casi l'autentica consiste di un'immagine stampata su carta fotografica del fronte dell'opera. Sul retro di questa immagine l'artista scrive una breve didascalia che per correttezza dovrebbe avere il titolo, l'anno di creazione dell'opera, la tecnica, i materiali e alcuni commenti e note aggiuntive sullo stato, quindi sulle condizioni dell'opera o sull'installazione. In più va aggiunta dall'artista una frase del tipo io XY riconosco che quest'opera è mia ed è autentica. Nel caso di sculture uniche, quindi con una realizzazione sotto i 9 pezzi, oppure di multiple o stampe, bisognerebbe realizzare e quindi ottenere un documento di autentica per ogni esemplare, fotografando l'opera e riportando sul retro nella didascalia, oltre alle informazioni che vi dicevo prima, anche il numero del pezzo. Quindi ad esempio 1 su 9, 2 su 9. La pratica della realizzazione dell'autentica può sembrare, soprattutto all'inizio della carriera di un artista, solo un'azione marginale, ma vi assicuro che non lo è. E al tempo stesso per un collezionista che desidera mantenere il valore delle sue opere può sembrare solo un pensiero in più, quello di dover richiedere l'autentica. Però è un documento che deve essere richiesto e deve essere anche conservato. Anche in questo caso infatti vi assicuro che non è così, cioè non è una perdita di tempo. Se in un secondo momento si vorrà infatti vendere eventualmente l'opera, questo documento sarà fondamentale per accertare l'originalità dell'opera e mantenere il suo valore economico. Il valore delle opere d'arte sul mercato di un artista, come ho spiegato nel mio video su come si calcola il prezzo di un'opera d'arte, è condizionato anche dalla presenza di falsi sul mercato. Il problema dei falsi, infatti, e della legittimazione o meno dell'autenticità dell'opera rimane un tema molto dibattuto nel mondo dell'arte. Tutti i protagonisti del sistema dovrebbero sapere, conoscere il mercato, ma soprattutto le leggi comuni e del paese in cui si vendono o si acquistano le opere. L'emissione dell'autentica o di un certificato di accompagnamento dell'opera è diffuso, se non obbligatorio per legge, in alcuni paesi, come ad esempio l'Italia. Il certificato di autentica, infatti, o semplicemente chiamato autentica, è presente all'interno del Codice dei beni culturali all'articolo 64. Questo genere di leggi ovviamente nascono dalla necessità di eliminare il problema della contraffazione delle opere d'arte, quindi è fondamentale che vengano seguite. Nel caso dell'artista l'autentica non è l'unico documento che va conservato insieme all'opera. Sembrerà forse un'esagerazione, ma se si pensa ai propri lavori come dei grandi capolavori, bisogna non soltanto crearli, preservarli e promuoverli, ma soprattutto fin dall'inizio conservare i documenti che in futuro ne racconteranno la storia. L'autentica è uno di questi, ma non è il solo.
Nel caso del collezionista, invece, i documenti come la fattura d'acquisto, dall'artista, dalla galleria o dalla casa d'asta, è di certo un altro tipo di documento da mantenere e conservare per dimostrare l'acquisto lecito da parte di una terza parte e preservare così la storia e il valore dell'opera. Inoltre vi potrà capitare di sentir parlare, oltre che di autentica, anche di certificato di archiviazione. Alcuni archivi e fondazioni, infatti, o alcuni artisti, considerano i due documenti differenti l'uno dall'altro e ne rilasciano uno a titolo gratuito, l'autentica, l'altro invece dietro il pagamento di un contributo spese per le ricerche dell'archivio e quindi appunto chiamato il certificato di archiviazione. In ogni caso l'autentica è il documento obbligatorio per legge in molti paesi e più diffuso, mentre il certificato è a discrezione dell'archivio e può essere considerato il documento necessario per far sì che l'opera venga registrata dall'archivio della fondazione all'interno del catalogo ragionato o generale dell'artista. Di questi due temi, quindi l'archivio d'artista e il catalogo generale, vi parlerò probabilmente in uno dei miei prossimi video, perché avendo lavorato in quest'ambito per più di 5 anni, lo considero un po' il mio mondo, quindi spero di riuscirvi a passare qualche informazione utile. Quindi se non volete perdervi questo tipo di approfondimenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Come ho già detto nel video sul prezzo dell'opera, la definizione del prezzo di mercato è di certo influenzata da diversi fattori. Come vi dicevo, c'è l'essere in vita dell'artista, la presenza di un'autentica e o di un certificato di archiviazione attendibile, ma anche la pubblicazione sul catalogo generale o ragionato dell'artista. Quindi potete capire come l'autentica faccia parte integrante del lavoro e dei documenti che appunto bisogna preservare. Anche perché un'altra delle componenti nella valutazione del prezzo è quella della presenza sul mercato di falsi accertati. Ovviamente l'autentica va contro la presenza dei falsi. L'autentica è quindi fondamentale per la preservazione della storia dell'opera e per l'accettazione dell'autenticità, quindi anche per il suo valore. L'ideale sarebbe avere un documento ufficiale unico e ripetibile che possa essere riconosciuto a livello nazionale e internazionale, in maniera da creare degli standard. Ci sono alcuni software di archiviazione che ad oggi permettono sia agli artisti che ai collezionisti non soltanto di creare un proprio database delle opere, ma anche di, nel caso degli artisti, realizzare l'autentica, ma non sono sempre accessibili da tutti e comunque lo standard varia leggermente da software a software. Però se siete degli artisti e vi serve un template che io ho realizzato per iniziare a emettere le vostre autentiche, allora potete cliccare sul link e scaricarlo, stamparlo e utilizzarlo. Spero vi sia utile. E se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Inoltre se volete raccontarmi di qualche avventura che avete avuto con le autentiche o certificati di archiviazione, scrivetemelo nei commenti. Io ne avrei tante da raccontare sia personali che di amici, ma forse in un altro video. Grazie mille e alla prossima!